Chitarristi, ciao! Anche oggi vediamo come utilizzare la tecnica del tapping sulla chitarra in questo studio dal sapore neoclassico. In particolare il brano è una sonatina in Mi maggiore che ho scritto per l'esercizio di questa tecnica, che coinvolge ambedue le mani nella diteggiatura sulla tastiera, ma che impegna anche altri sensi, costringendoci a visualizzare la tastiera in maniera più complessa proprio perché dobbiamo avere una visione più ampia dei tasti da schiacciare quasi contemporaneamente per ambedue le mani. Passiamo quindi all'esecuzione del brano, ma prima, come sempre, sigla! Come sempre vi ricordo che se siete passati di qui per caso o seguite abitudinalmente il canale e trovate gli argomenti di vostro interesse, iscrivetevi, lasciate un like, bla 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 bla, a voi non costa nulla, con me magari il famigerato algoritmo di YouTube è un po' più tenero. Detto questo, passiamo all'ascolto del pezzo. Per questo brano ho scelto un suono che, pur rendendo riconoscibile lo strumento, tentasse di emulare o di farci pensare al suono di un organo più tipico di questo tipo di esecuzioni. Non so, mi viene in mente... L'effetto è ottenuto aggiungendo al puro suono della chitarra un pitch con un'ottava alta e un'ottava bassa, un delay ed un reverbero di tipo shimmer molto molto ampio, lungo e profondo. Si poteva spingere anche di più con il pitch per enfatizzare l'effetto tastiera, ma il rischio è di rendere meno intellegibile la melodia. Se infatti da una parte otteniamo l'effetto desiderato, dall'altra tutto questo effetto ambiente rende molto complicato mantenere la pulizia del suono. Nulla vieta però di utilizzare un normale preset con un po' di distorsione, ed è quello che più avanti farò nella dimostrazione dell'esecuzione. Per adesso il suono che ho utilizzato nella registrazione è questo. Come detto, il brano è in Mi maggiore ed inizia proprio, come vi ho appena fatto sentire, sulla corda del Mi cantino, diteggiando le note della tonalità, in particolare partendo dal Sol diesis, terza maggiore della triade di Mi, scendendo lungo la tastiera. Quindi in questo modo... Questo è un arpeggio di Mi maggiore. Proviamo a mettere un suono normale ora. Si prosegue diteggiando una serie di triadi diminuite che ci portano poi sugli accordi del tema principale. Quindi in questo caso...
quindi si arriva sugli accordi del tema principale, che in questo caso sono La, Mi, Si, Mi. Due volte. Dopodiché c'è un arpeggio, sempre eseguito su questo tipo di accordi. Mi, La, Fa diesis 7, Si. Riprendiamo poi il tema iniziale per la conclusione del brano. E veramente in conclusione del brano un arpeggio sul Mi maggiore eseguito in sweep picking. Spero che il brano vi sia piaciuto e possa essere un buon esercizio, anche divertente da fare. La difficoltà non è elevata e secondo me è molto utile per l'approccio a questa tecnica, che torna sempre interessante anche ad esempio quando costruiamo i nostri soli, perché ci mette a disposizione modi inusuali di costruire melodie o di suonare note tra loro distanti. A me piace introdurre nel fraseggio qualche passaggio con questa tecnica quando studio dei soli o provo a scriverli, come alcuni esempi di brani miei che sono presenti sul canale. Non è che porto ad esempio, ma è solo per rendervi l'idea di come io riesca ad utilizzare questa tecnica. Secondo me l'importante è essere curiosi e creativi per tentare di uscire un po' dall'omologazione a cui corriamo il rischio di essere sottoposti, poi pian piano anche i risultati arriveranno. Bene, anche per oggi è tutto, spero che il video possa essere stato di vostro gradimento. Per qualsiasi domanda sono a completa disposizione. Per chi fosse interessato allo studio più approfondito del pezzo, lascio il link dove poter scaricare la tablatura in formato GP5 completa di melodia, di ritmica e la backing track su cui poter esercitarsi o da utilizzare eventualmente per la registrazione del solo. Con questo vi saluto, alla prossima, ciao!